Momento delicato dell'Inter, momento importante dell'Inter. Allora ho convocato d'urgenza il nostro Simone Frizza. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao Laura, ciao a tutti. Abbiamo perso col Bologna, siamo fuori dalla Coppa Italia, quindi abbiamo perso, ecco, il primo tassello di questo triplete che loro, gli anti-interisti, hanno continuamente messo sul tavolo, anche se poi anch'io qua dirò una cosa. Siamo primi in classifica a pari punti con il Napoli a 5 giornate dal termine, con un calendario, quello del Napoli, che sulla carta è più semplice, quindi c'è la preoccupazione per un possibile sorpasso o addirittura un clamoroso spareggio che potrebbe esserci eventualmente in questo finale di stagione, mentre siamo in Champions League in semifinale tra le migliori quattro, dove affronteremo un Barcellona forte ma che dietro qualcosa concede, e poi lo analizzeremo meglio. Alla luce di questa situazione vorrei analizzare insieme al nostro Simone alcuni dei temi che stanno emergendo, soprattutto in queste ore, che si stanno riscaldando nei commenti sotto i nostri contenuti dopo la sconfitta contro il Milan, una sconfitta che come spesso capita all'Inter, un risultato differente dalla vittoria accende le polemiche, le discussioni e le sentenze. Figuriamoci quando la sconfitta arriva in maniera forte e decisa per 3-0 contro il Milan, soprattutto dopo una serie di 5 derby su 5 non vinti in questa stagione, che sancisce l'eliminazione dalla Coppa Italia. E io, Simone, voglio introdurre questo nostro dibattito dove ci confronteremo su quelle che sono le frasi fatte, che a me spesso infastidiscono, le frasi fatte che semplificano troppo una realtà che invece è molto complessa. Ci confronteremo su questi temi per vedere come la pensi e come la penso anch'io. Non so bene su alcuni argomenti come la pensi tu. Voglio sapere però come la pensi tu su, diciamo, su questa eliminazione dalla Coppa Italia. Secondo te gli interisti, inteso tifosi e gruppo squadra, si sono illusi troppo dietro a questo tema del triplete? No, perché si è sempre parlato al massimo di sogno e siamo stati tutti consapevoli di avere una squadra che ci ha dato delle dimostrazioni di poter sognare, ma non di andare oltre, cioè di non porlo come obiettivo concreto, perché è evidente che questa squadra non abbia a livello di rosa le potenzialità per fare un triplete. E quindi nel momento in cui tu a fine aprile sei lì in tutte le competizioni, lo sogni, ma se poi non avviene, almeno per come la vedo io, lo accetti. Poi è chiaro che diverso è vincere 2 dei 3 titoli o vincerne 0, però il triplete rimane di base un sogno. Lo era anche per l'Inter di Mourinho fino a un mese prima che si concludesse, mi pare di Sì. ricordare, quindi figuriamoci oggi. Sì, che poi lì è stato tutto un ogni tassello ha dato una sorta di effetto domino in positivo, che ti ha dato la Sì. spinta per fare quello dopo. Su questo ti dico subito, Simo, io la penso un po' diversamente da te, nel senso che, allora, torna e ritorna da parte di chiaramente tanti anti-interisti e tanti che non vedo l'ora che l'Inter perda, la famosa frase sugli ingiocabili di Henrikh Mkhitaryan, che secondo me è stata un pochino decontestualizzata. E poi diciamo il tempismo chiaramente è, è uno di quei classici commenti invecchiati male, sicuramente di Mkhitaryan, almeno per il momento in cui è arrivato, però ha un fondo di verità. Ma soprattutto io non sono d'accordo sul discorso legato al triplete, perché secondo me da un lato è colpa dei giornalisti che continuano a fare quella domanda e tutti continuano a mettere questa cosa, tutti i giornali in prima pagina, sempre questo discorso triplete, sono stati loro a cavalcare questa cosa. I giocatori, secondo me, un po' furbamente avrebbero potuto anche non alimentare ancora di più questa cosa, però è chiaro che se ti chiedono quella cosa è ovvio che tu rispondi in un certo modo, anche perché, aggiungo, allora non dobbiamo nemmeno prendere in giro Antonio Conte quando gli parli del Napoli e ti dice no, noi puntiamo alla Conference League. Cioè, nel senso, se noi ci lamentiamo che i giocatori alimentano questo discorso del triplete, il comportamento opposto è quello che stiamo denigrando, quello di Antonio Conte, che con una rosa che è simile a quella dello scudetto, con valanghe di investimenti, dice punto alla Conference League. Questo eccesso di umiltà non lo condivido, soprattutto perché io penso che il tentativo di autoconvincersi e di puntare così in alto sia legato anche ad un tentativo di mascherare una stanchezza clamorosa di questa squadra e quindi autoconvincersi di questa cosa, spingere più in là l'obiettivo, che è un obiettivo su cui tra poco arriveremo,
è molto spinto anche dai piani alti, quello di voler puntare su tutte le competizioni, e che trova una grande sponda anche in Simone Inzaghi. Questo ci dà l'assist per la prima frase fatta che vorrei analizzare insieme a te, ricordando a chi ci sta seguendo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale, e cliccando sul tasto iscriviti. Vi ricordo che su passioneinter.club avete la possibilità di contribuire alla creazione della scaletta dei nostri contenuti come questo, e non solo, quindi vi ricordo passioneinter.club, la nostra community, trovate il link in descrizione per entrare a farne parte. E la prima frase fatta di queste ore, Simo, è: chi troppo vuole nulla stringe. Ci stanno dicendo bisogna scegliere un obiettivo, perché se non lo scegli puntando ad andare in fondo in tutte le competizioni, chiudi con un pugno di mosche in mano. C'è questa possibilità. Chi ha parlato di triplete l'ha sempre considerata come il lato estremo dalla parte opposta. Secondo me scegliere gli obiettivi, nel senso che quelli che non scegli li devi snobbare, non ha il minimo senso, oltre ad essere completamente offensivo nei confronti della competizione sportiva. Nel caso specifico io ho fatto un attimo mente locale in queste ore e ho riflettuto su questa cosa. L'Inter ha fatto 4 competizioni quest'anno. Una è il campionato lo giochi e fine, e non entra nei discorsi. La Champions League non è snobbabile. Se vogliamo veramente pensare che l'Inter arrivi ad essere una delle squadre più importanti del mondo, la Champions League non è snobbabile, oltre ad essere la competizione che, uno, ti dà i soldi per fare anche quel mercato che tutti i tifosi vogliono in estate, e due, ti dà quel prestigio che attira i giocatori forti che compri con quei soldi lì. Quindi anche qui chiudiamo il discorso. Le altre due competizioni sono la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. La Supercoppa Italiana sono state 2 partite in 4 giorni. Sono così impattanti nell'ambito di una stagione di 9 mesi? Non credo. Soprattutto 2 partite che in caso di vittoria ti portavano 8 milioni di euro più una coppa, per quanto meno importante. Quindi secondo me anche qui snobbarla era un pochino sciocco. La Coppa Italia, 4 partite, le prime 2 le abbiamo giocate con tutte le riserve, ho ripreso anche le formazioni, c'era ancora Buchanan, figuriamoci, che giocava titolare. Anche lì, con l'Udinese e con la Lazio non mi sembra che si sia fatto uno sforzo fisico clamoroso che ha portato poi a dei problemi fisici, senza contare appunto che hanno giocato le riserve. Poi sei arrivato il derby ne hai giocati 3 prima, non ne hai vinto neanche uno, è normale che ci provi. La prima formazione all'andata aveva comunque anche lì metà di riserve, con la seconda hai provato con i titolari, non ce l'hai fatta. Ma schierare la primavera, quest'altra famosa frase fatta che avremmo potuto aggiungere, non è un'opzione. Cioè, lo diciamo come meme, ma chi ci crede seriamente è fuori dal mondo. Cioè, non si può fare questa cosa. Si possono al massimo mettere le riserve, è cosa che l'Inter ha fatto sia con l'Udinese che con la Lazio. Quindi tutto Ma questo anche col per dire... Milan Col mancavano Milan. 6 titolarissimi nel ritorno col Milan, per esempio. No, quindi tutto questo per dire cosa? Sono state 4 partite, 5, 6 partite, non sono poche, ma se ne giochiamo 60, se poi di queste 5, 6 più della metà le giocate con le riserve, anche tutta sta cosa delle competizioni che ci hanno sfiancato, secondo me fino ad un certo punto, riflettendoci bene. Aggiungo la riflessione, usciamo contro un Milan che sta facendo malissimo in campionato, ha fatto 2 partite in meno di noi in Champions League, perché Coppa Italia, come noi, in Champions è uscito un turno prima, e in campionato chiaramente le partite sono quelle. Supercoppa l'ha fatta con noi. Stavo ragionando sulla Supercoppa italiana che per me delle difficoltà le ha create, però era inevitabile, create nel senso di un ulteriore asterisco. Tra l'altro l'Inter quest'anno 2 asterischi, ha rischiato il terzo con il discorso di Inter-Roma dopo la Fiorentina, e quella con la Supercoppa che è stata snobbata dall'Atalanta, che poi però non è che ne abbia tratto così tanti benefici, perché poi uscendo dalla Champions ha avuto anche un filotto di sconfitte abbastanza pesanti, quindi Ma su questo loro, c'è l'Atalanta, il Napoli esce dalla Coppa Italia con la Lazio mettendo le riserve, li riaffronta la domenica con i titolari e perde ancora. Il Milan esce col Feyenoord, provano a mascherare dicendo vabbè adesso ci concentriamo bene la rimonta, 3 sconfitte di fila. Cioè, a me non mi sembra che questo discorso del esco dalla Coppa e comincio a volare poi nei fatti abbia trovato dei riscontri, no? anche perché è una contraddizione, secondo me, se poi tu mi dici che non è vero che avere una sola competizione non è un vantaggio. Cioè, allora, visto che il Napoli è forte e si è autoescluso, dovrebbe vincere il campionato a spasso. Inutile che noi competiamo per lo scudetto se tanto il Napoli si è autoeliminato ancora prima di noi, non avendo nemmeno la Champions League. Però il rovescio della medaglia, Simo, è perché illudersi di poter lottare su tutti i fronti
è appunto un sogno che è vietato fare, è sbagliato fare, cioè l'Inter dovrebbe rendersi conto che non è all'altezza di stare su tutti e tre i fronti, secondo un po' diciamo la prosecuzione di questa frase fatta. Ma allora, intanto una premessa importante. Se la squadra, come giocatori, dimostra di volerci provare, l'ho detto anche altre volte, chi siamo noi per dirgli di non farlo? Cioè, è il modo ideale per rompere un equilibrio, disinnescare una stagione è fare così. Cioè, la squadra, i leader, i giocatori mi dicono vogliamo provarci e noi da fuori o anche l'allenatore o lo staff gli dice no, no, non facciamolo. Secondo me non ha molto senso. Seconda cosa, ribadisco quello che ho detto un attimo fa. Campionato e Champions non le puoi snobbare per evidenti motivi. Cosa si poteva fare? Rinunciare a fare i turni di Coppa Italia, perdere 3 partite dove poi hanno giocato le riserve? Sì, ok, ma cioè così, non lo so, alla fine a me non sembra che abbia avuto tutto questo enorme impatto. I problemi sono un pochino diversi, non tanto sulle singole competizioni che abbiamo giocato, che abbiamo provato ad onorare, per come la vedo io. Anche perché se penso alle riserve, anche la Champions, l'Inter che sembrava essere l'obiettivo Eh, prioritario, perché il primo obiettivo era arrivare tra le prime 8, l'Inter affronta la Champions spesso con le rotazioni, cioè vai a Manchester a Manchester. con Zielinski, con Bissek titolari, nel senso che per carità, con tutto rispetto, però non erano sicuramente dei titolari di quella Inter. Quindi delle scelte per gestire questa rosa sono state fatte. Una squadra che non mi è sembrata mai veramente al top della condizione quest'anno, anche se ha avuto dei momenti di grande continuità a livello di risultati. Quell'Inter esplosiva che abbiamo visto invece l'anno scorso in alcuni momenti non l'abbiamo vista. Mi viene in mente Simo, e poi questo ci ricollegherà all'altro macro tema che è quello del mercato, di cui tra poco parleremo perché quello accenderà un sacco di discorsi e di commenti. Secondo perché l'anno scorso l'Inter ha scelto una sola competizione? Cioè, l'anno scorso l'Inter vince lo scudetto, ma non mi pare che con l'Atletico Madrid si sia autoeliminata. Non mi sembra che in Coppa Italia abbia fatto un percorso, abbia provato a fare qualcosa di troppo diverso da quest'anno. Il Bologna ce l'ha incartata l'anno scorso, ma l'Inter ci aveva provato a vincerla pur con delle rotazioni. Con l'Atletico Madrid hai voglia se ci abbiamo provato a passare il turno. Quindi il discorso e per me, così mi collego al mercato, questa Inter è più forte dell'Inter dell'anno scorso. Sì, 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 mi Sulla ricordo carta, che ne parlammo già nel commento del mercato estivo e guardando il fatto che abbiamo fatto pochi cambi sul mercato e fra poco ci torniamo rende anche più facile questo paragone se vogliamo. Secondo me l'anno scorso l'Inter in parte ha scelto una competizione, nel senso che era uno scudetto talmente importante a livello storico e anche per un progetto che arrivava al terzo anno e nonostante tanti ottimi risultati quello scudetto lì ti mancava, l'abbiamo detto tante volte, l'ha vinto Pioli, l'ha vinto Spalletti, non può non vincerlo Inzaghi, prima o poi, nonostante il gran lavoro che io continuo a pensare abbia fatto e avrei continuato a pensarlo anche senza quello scudetto lì. Io l'anno scorso ho avuto questa impressione, ma il fatto che, come hai detto giustamente, l'Inter comunque con l'Atletico Madrid ci ha provato e in Coppa Italia non ha di certo cazzeggiato, è la dimostrazione che puoi anche avere un certo obiettivo in testa, ma le altre competizioni non le puoi snobbare fino in fondo, non puoi scendere in campo in ciabatte. Non è possibile questa cosa. Poi l'anno scorso si è messo in mezzo una stagione straordinaria, con dei picchi di rendimento di alcuni importanti, pochissimi infortuni, tutto che è girato per il verso giusto, hai dominato uno scudetto. Ma non ci si illuda, cioè io non credo che fare ogni anno quel tipo di scelta lì ti porti a vincere ogni anno lo scudetto a 90 punti. Noi forse ci siamo convinti perché abbiamo visto l'Inter, esatto. perché abbiamo visto altre squadre in passato, ma non è così, non è così automatico. Soprattutto in una stagione come quella di quest'anno che si sta allineando con dei pianeti incredibili, perché io adesso mi daranno del piangina, mi daranno, ditemi quello che volete, frega zero. Cioè al Napoli, ragazzi, letteralmente si stanno allineando tutti i pianeti, nel senso che unica stagione senza turni infrasettimanali, ce n'è stato solo uno, proprio nell'anno in cui il Napoli di Conte può lottare solo sul campionato. I rinvii delle varie partite, tutti con l'avversario del Napoli che viene rinviato proprio per 2 giorni dopo e tutta una serie di situazioni che comunque fanno discutere e soprattutto il fatto che l'Inter che non possa ripetere gli standard della scorsa stagione perché è stata un'anomalia la scorsa stagione secondo me come fuga in avanti da parte dell'Inter rispetto al livello del campionato piuttosto che un Inter che lotta punto a punto. In una lotta punto a punto ehm, puoi perdere, puoi vincere, dipende anche cosa fanno gli avversari, fermo restando che l'Inter in questo momento è a quota
come quota scudetto è superiore all'anno del triplete eventualmente, se dovesse proseguire con questo ritmo a livello di campionato. Ma ci colleghiamo al mercato, perché io ho osato dire che secondo me quest'Inter è più forte sulla carta rispetto alla scorsa stagione, e tanti commenti che stanno arrivando in queste ore, veramente ne abbiamo ricevuti tantissimi, tutti uguali, dove si parla della rosa difficilmente migliorabile. Viene citato il direttore sportivo Piero Ausilio, in particolare ho visto girare anche sui social qualche riferimento a quella famosa frase che Ausilio tra l'altro pronunciò poco più di un anno fa, un anno e qualche ora fa, perché subito dopo la vittoria dello scudetto in casa contro il Milan, gli è stato chiesto del mercato, lui aveva fatto una sorta di battuta, che poi tanto battuta non è stata, del ci credi che il mercato dell'Inter è già finito? Se ti dico che è già finito ci credi? E più o meno è stato così, perché Taremi e Zelinski erano stati presi e poi sono arrivati solo Josep Martinez e Palacios, che è un tema che poi approfondiremo. E io, Simo, c'erano diversi tifosi che avevano dei dubbi su Taremi, lo capisco, c'erano dei dubbi su Thuram, c'erano dei dubbi su Lautaro Martinez, c'erano dei dubbi su Barella, quindi qualcuno che ha dei dubbi su un giocatore che arriva lo trovi sempre, ovviamente. Però erano dubbi che potevano starci, che capisco. Su Zielinski io continuo a ribadire comunque che bene o male Taremi e Zielinski erano due operazioni comprensibili, secondo me, per il tipo di mercato che dovevi fare, e sulla carta erano un upgrade certo rispetto a chi avevano sostituito Klassen e Sensi e Alexis Sanchez. Comunque sì, lì un po' dubbioso magari come cambio, nel senso che Sanchez il suo l'aveva fatto, però era chiaramente in fase calante Sanchez, e Taremi sembrava poterti dare qualche prospettiva in più. Quindi un tifoso mi ha detto: "Ma come si fa a dire che la rosa è difficilmente migliorabile?" Secondo me è proprio questo che testimonia che è vera questa frase, o almeno io la penso così, perché migliorare l'Inter, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo in questo momento e in cui ci siamo trovati la scorsa estate, era davvero difficile, non era semplice farlo, perché intanto migliorare i titolari era molto complicato, estremamente complicato. Quello che potevi fare e dovevi fare era allungare le alternative. Vai a prendere Zielinski e Taremi, Zielinski uno dei migliori centrocampisti della Serie A, se non il migliore degli ultimi 6-7 anni, prima dell'ultima parte a Napoli che è calato. Taremi è un giocatore di esperienza internazionale che arrivava da 2 stagioni prima, quasi più di 43 gol e assist complessivi al Porto, con una decina di gol in Champions League, quindi sulla carta erano giocatori che andavano ad allungare la rosa. Fare ancora di più era auspicabile, ma per me difficile da fare. Allora, qui secondo me il discorso va scisso in due parti. La prima riguarda quello che può essere il giudizio sull'11 titolare, e qui secondo me, sono d'accordo, è un 11 titolare difficilmente migliorabile, quello dell'Inter. Se si parla di rosa, io invece qui non sono d'accordo, nel senso che c'erano delle lacune, qualcosa anche numerico, ma soprattutto a livello di valori, che in alcuni giocatori invece erano al tempo già individuabili come migliorabili, lo sono diventate ancora di più vedendo le prestazioni di questa stagione. Sulla carta sono Tipo? assolutamente d'accordo che Taremi e Zielinski erano colpi supportabilissimi. Taremi ha fatto 40 gol e assist nell'ultima stagione prima cioè non nell'ultima in ordine cronologico, nella penultima col Porto, poi ci sono stati problemi sul rinnovo, ha giocato molto meno. Nell'ultima che ha fatto piena, perfettamente integrato, 43 gol e assist. Il Porto, molti dicono, il campionato portoghese è ridicolo, non sarà la Premier League, non è nemmeno il campionato, non so, dell'ultimo stato mondiale. Porto che fa la Champions ogni anno, secondo me 43 gol e assist, e nel totale credo più di 150 nella sua carriera al Porto, mi pare, tra gol e assist, non sono esattamente noccioline, però vabbè. E Zielinski poi l'hai detto tu, quindi io dico anche, se noi da Taremi e da Zielinski avessimo avuto il rendimento, non dico da 10 in pagella, ma da 7 in pagella per 2 riserve che dovevano non far rimpiangere il rispettivo titolare. Oggi saremmo forse messi ancora meglio. Era prevedibile che floppassero entrambi, più Taremi oggettivamente, ma Zielinski ha avuto anche dei problemi fisici, quindi ha delle prestazioni per me non clamorose, si sono aggiunti anche dei problemi che l'hanno tenuto fuori a lungo. Prevedibile in parte, non si può mai avere la certezza. Uno poi può dire è l'ennesimo parametro 0 over 30, prima o poi qualcuno lo sbagli, vero, però lo storico ci dava comunque del materiale per poterci credere in qualche modo. La grande responsabilità che do io in questo caso, e lo dicevo già al tempo quando commentavamo il mercato estivo,
è il fatto di non averci neanche provato a fare determinate cose, o perlomeno io ho avuto questa impressione, poi non sappiamo effettivamente cosa sia successo così nel contesto di chi ci lavora. Io ho avuto l'impressione che alcuni giocatori che si poteva provare a sostituire e a migliorare non lo si sia fatto per un discorso di fiducia, per un discorso di volontà di confermare un blocco squadra che, oltre ad aver vinto un grande scudetto, aveva dimostrato di essere molto affiatato, molto legato. È stata una scelta, a posteriori possiamo dire sbagliata? Sì, però non è stata una scelta lunare, perché poi alla fine, ribadisco, stiamo facendo tutti questi commenti a fronte di una stagione dove fino a poche 24-48 ore fa eravamo semifinale di Coppa Italia, primi in campionato, semifinale di Champions. Quindi poi alla fine, se devo tirare una riga fino ad ora, che voto vorremmo dare alla stagione fino ad ora? Molto Io alto. non sono d'accordo su una cosa, però prima ti aggiungo un dettaglio, nel senso che secondo me quei punti che mancano all'Inter oggi in campionato, perché è lì soprattutto che stiamo discutendo, secondo me, perché Mm-hmm. fare meglio nelle altre competizioni è veramente difficile. Quei Esatto. 3-4 punti che magari mancano all'Inter, che potevano esserci in più, io li lego soprattutto agli infortuni. Cioè, Vabbè. la grande differenza rispetto alla scorsa stagione, io te la metto sul tavolo con Çalhanoğlu, Di Marco, Thuram, Zielinski, Dumfries, Acerbi. Acerbi, De Vrij, Pavard stesso, tutti giocatori che si sono fatti male più volte nell'arco di questa stagione, cosa che l'anno scorso non era avvenuta, e non mi si può dire hai tanti infortuni perché sono giocatori vecchi, perché Di Marco non è vecchio, Thuram non è vecchio, Zalewski appena arrivato e si è fatto male pure lui, non è vecchio, Çalhanoğlu 30 anni, Zielinski 30 anni e non hanno una storia di infortuni clamorosa. Acerbi e De Vrij già sei più borderline, soprattutto Acerbi rispetto a De Vrij, ma si sono fatti male giocatori chiave di questa Inter. Lautaro è arrivato spompato, hai dovuto affrettare anche l'avvio di stagione e lì hai già perso la prima parte di stagione, come Taremi che si è fatto male subito e quello secondo me sposta negli equilibri per un giocatore che arriva dall'estero in una squadra nuova e già non è probabilmente un giocatore super settato a questi altissimi livelli. Quindi per me stiamo sottovalutando anche come l'anno scorso, io l'ho detto, non è un togliere meriti al grande lavoro che ha fatto l'Inter, ma l'anno scorso l'Inter ha avuto anche un tutt'uno anche con il pubblico, anche con il tifo, che quest'anno già invece ha avuto molte più turbolenze a livello di tifo e di stadio, e di situazioni che sono andate bene, perché l'anno scorso tante partite tu le indirizzavi e poi le tenevi e magari il colpo di testa finiva fuori, eccetera, eccetera, perché c'era anche quella soglia di attenzione in più, come dicevi tu, sul campionato, magari all'inizio. Detto che quest'anno lo stesso, se hai fatto abbastanza turnover in Champions, vuol dire che anche sul campionato ci hai puntato. Io sul mercato, però, Simo, non ero d'accordo con te perché secondo me si sottovaluta il contesto in cui è stato fatto il mercato della scorsa estate. Perché per me si sta molto sottovalutando tutto il percorso. Non voglio tornare troppo indietro, però intanto ricordiamoci che dopo Taremi e Zielinski arriva Oktay e arriva Oktay non perché Oktay ha deciso di prendere l'Inter per farne una società top al mondo. Arriva Oktay perché si è ritrovata in mano una squadra che aveva finanziato con degli investimenti a tassi elevatissimi da cui voleva guadagnare. Invece poi si ritrova in mano questa patata bollente in cui immette dei soldi, comunque Oktay, quindi dobbiamo ricordarlo, ma porta con sé anche una nuova linea che è abbastanza evidente sul mercato, perché a quel punto l'Inter poteva completare il mercato della scorsa estate con un Ricardo Rodriguez che non sta facendo cose clamorose al Betis, ma mi sembrava, e secondo me era un'alternativa molto credibile a Bastoni, più che sufficiente, e invece il cambio di rotta ti porta ad andare su un inspiegabile Palacios, che spero prima o poi ci verrà spiegato questo misterioso acquisto, che non gioca nemmeno al Monza. E qui, secondo me, non mi piace dare delle colpe, preferisco sempre porre delle domande e sollevare dei dubbi, ma se analizzo come sono andate le cose, Oktay si è ritrovata l'Inter in mano e non la voleva. Ha imposto una linea che ha cambiato un po' il modus operandi della nostra dirigenza, che invece era abituata a fare un determinato tipo di mercato e di gestione della rosa, con degli errori, perché nessuno è esente da errori, ma che ha portato dei risultati importanti e ha dovuto fare delle cose quindi senza fare troppi danni. Perché? Perché è evidente che Oktay è una proprietà di passaggio che ci ha messo dentro subito dei milioni che servivano al club, quindi grazie Oktay per questo, ma evidentemente non può avere una politica
aggressiva, troppo progettuale, se non sul tema dello stadio, che è un tema funzionale al passaggio di proprietà. E la dirigenza, per me, ha comunque messo nelle mani di Inzaghi una rosa di livello per poter fare bene in Coppa Italia, lottare in campionato, perché comunque rimaniamo una squadra molto competitiva in campionato e con la squadra tra le più costose, non la più costosa in Serie A, ricordiamolo sempre, perché l'Inter non è la squadra più costosa in Serie A, lotta per lo scudetto, che deve essere la propria dimensione, e in Champions League l'idea era di andare agli ottavi di finale. Sei arrivato tra le prime 4. Ci siamo arrivati grazie anche al lavoro di Simone Inzaghi. Siamo tra le prime 4 dove come bilanci e potenzialità di spesa, potenzialità di fuoco della nostra Inter non abbiamo nulla a che fare con tutte le altre. Proprio non c'entriamo niente in queste 4 di Champions League, perché è vero che il calcio è imprevedibile, lo seguiamo per questo, ma da 20 anni, non so Simo, io non ricordo squadre che vincono la Champions senza pacchi di investimenti. Mi sembra proprio di no. Quindi questo percorso secondo me va tutto contestualizzato, anche per tornare al discorso della rosa difficilmente migliorabile, perché era un contesto. E l'altro lato della medaglia è che qualcosa per strada te lo puoi perdere, ecco, se appunto hai alzato così tanto l'asticella lì dove non c'entri nulla tra le top di Champions League, ma io leggo molto, come detto, agli infortuni e poi questo per me è un anno molto difficile da decifrare, perché da un lato non sono d'accordo per nulla con chi mi ha scritto che questo è un instant team, perché questo non è un instant team, non è stato costruito, assemblato per provare a vincere tutto quest'anno. Questa è una squadra che si porta avanti da diversi anni di una gestione di un certo tipo, però è l'ultimo anno di questo tipo di gestione e di tanti giocatori all'Inter. È anche un anno di transizione verso un altro tipo di progetto, che però appunto con i risultati sportivi sta riuscendo ad uscire in maniera definitiva da quella che è stata l'era più difficile in assoluto dell'Inter dal punto di vista economico, con tutto quello che abbiamo vissuto. Quindi oggi ci lamentiamo, o almeno alcuni si lamentano per gli 0 titoli e non ci si rende ancora conto che quelli che stiamo incolpando per gli eventuali 0 titoli sono quelli che ci hanno portati a queste altezze, cioè da quando si esultava per essere arrivati in Champions League, Conte se ne va a stagione dopo lo scudetto perché tutti dicevano stiamo smantellando e c'era la preoccupazione, invece siamo arrivati al punto che la semifinale di Champions non basta che mi prendete in giro e mi prendo lo sfottò perché mi dite prenditi il trofeo dell'essere ancora in corsa su tutti i fronti ad aprile. Io me lo prendo anche perché quest'anno è un anno che ti permette di poter riaprire un nuovo ciclo, sul quale io sono comunque cauto, prestando attenzione a quelli che saranno appunto questi paletti di Octree e quello che si vorrà fare. Per me il fallimento rimane, è e sarà sempre il non provarci o fare figuracce dopo vagonate di investimenti. Il punto, scusa Simo, mi sono infuocato un attimo su questa cosa, però il punto sarà sempre, visto che ormai mi sembra abbastanza evidente anche la spinta societaria e quindi della proprietà ad andare fino in fondo in tutte le competizioni, cioè si vede in maniera evidente che c'è una spinta anche a livello mediatico di voler andare in fondo in tutte le competizioni. Ecco, se si dovesse arrivare agli 0 titoli tanto temuti, ehm, per questa spinta, perché qualcosa hai perso per strada, secondo me Inzaghi merita di essere difeso e supportato comunque. Non c'è il minimo dubbio. Io ho smesso di rispondere a chi sta chiedendo l'esonero di Inzaghi perché non esiste come tema nella mia testa. Quindi ognuno poi ha la sua opinione, ma così come non rispondo a chi mi dice che il sole sorge a ovest, non rispondo nemmeno a chi mi dice questa cosa qui. Ma non può essere un tema. Spero che con la maggior parte dei tifosi si sia d'accordo su questo. Sul discorso che hai fatto prima, in riferimento al cambio di approccio Zangok-Tri, più che altro alla situazione che si è venuta a creare tra virgolette all'improvviso, è un'altra questione da non sottovalutare, soprattutto si ricollega a quello che dicevo prima rispetto al fatto che noi sappiamo delle cose dalla nostra posizione da esterni e non sappiamo tutto quello che succede realmente. Noi a volte ci autoconvinciamo di certe cose che portiamo avanti con forza, ma noi sappiamo solo poco di quello che succede fino in fondo. Anche se facciamo dei ragionamenti logici, non possiamo sapere effettivamente che cosa accade e quindi non possiamo sapere cosa effettivamente i dirigenti di Octree abbiano detto dopo quel passaggio di proprietà e magari è stato proprio questo ad aver influenzato il mercato. È vero, è una considerazione che ci può stare per questa situazione qua.
poi io insisto anche su questo, noi adesso siamo molto scottati da una brutta sconfitta col Milan che ci ha tolto un trofeo potenziale e da una brutta sconfitta con il Bologna che ci ha complicato la vita in campionato. Ma ripeto, siamo a fine aprile e fino a meno di 2 giorni fa eravamo primi in campionato, semifinale di Champions, semifinale di Coppa Italia. Secondo me è una stagione sopra il 9 come valutazione, a maggior ragione se hai una rosa con determinati limiti, se non hai Eto'o, Milito, Snyder, Cambiasso, Zanetti, eccetera, eccetera, eccetera. Hai alcuni giocatori molto forti, ma hai anche dei limiti. A maggior ragione. E nel momento in cui tu dovessi disgraziatamente, adesso siamo usciti alla Coppa Italia, usciamo disgraziatamente dalla Champions col Barcellona e arriviamo secondi in campionato, certo uno dice tiro la riga, 0 titoli, stagione terrificante. No, non funziona così per come la vedo io, perché le stagioni sono un percorso, sono una serie di partite che se riesci a portare avanti con grande continuità, sbagliando il meno possibile o quantomeno meno dei tuoi avversari, ti portano a vincere dei trofei. Ma non possiamo paragonare, mettere nello stesso calderone una stagione di una squadra che fa 0 titoli perché arriva seconda in campionato, semifinale di Champions, semifinale di Coppa Italia, ad una che fa 0 titoli perché arriva quinta in campionato, esce agli ottavi di Coppa Italia e magari in Champions non c'è andata nemmeno. E non è possibile questa cosa. Deve pur valere il fatto di esserci arrivati tanti così. Altra grande cagata che sento dire, andarci vicino conta solo a bocce. Non è vero. È una frase fatta che si fa per gonfiarsi il petto e fare i finti vincenti. Non funziona così, perché uno che arriva secondo, come disse Conte, non è il primo dei perdenti. Questa è la grande tesi che Conte portava avanti facendo finta anche lui di essere il grande vincente. Non funziona così nello sport. Cioè, questo tipo di mentalità, secondo me, ha portato alla stortura di oggi nella quale o vinci o è fallimento. Ormai è questo l'ambito in cui si va. Chi vince è un grande vincente, chi perde è un fallimento. Ma non si può ragionare in questa maniera qui. E soprattutto non si può ragionare in questa maniera se la sconfitta deriva perché l'avversario è stato più bravo, perché ci sono tanti fattori che la influenzano e il tifoso medio in tutto questo riduce tutto a squadra di merda che non si impegna, allenatore scarso. Allora siamo veramente allo sfacelo totale, perché io, un'altra delle cose che non accetto, io accetto tutte le opinioni e tutti i punti di vista, ma una cosa che mi dà veramente un fastidio enorme è alcuni commenti che ho letto in queste ore: sta squadra non si merita niente, andate tutti a fanculo. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, guardo la telecamera, non so se ci rendiamo conto. Cioè, io questi commenti li leggevo nell'Inter di Icardi, che stava sul lettino 2 mesi, nell'Inter di quei giocatori lì che facevano le figuracce in Europa League. Questa squadra qui ha vinto il campionato l'anno scorso, ha giocatori che scendono in campo con le caviglie, con le infiltrazioni, pur di non saltare fino all'ultimo prima di un mondiale, ha giocatori che hanno dimostrato un attaccamento, non dico senza precedenti, ma quasi. Ma come si fa a non scrivere certe cose perché perdi una partita? E questa è la grande, secondo me, la deriva che andava evitata, ormai non è più evitabile, ma la deriva che io combatterò fino in fondo, perché questa squadra non si merita questi commenti e queste valutazioni. Non vale solo per l'Inter, vale per tante altre. Noi parliamo dell'Inter e ragioniamo sull'Inter. Per me questo sta alla base. Però visto che hai citato le altre squadre, Simo, questo significa che dal tuo punto di vista quindi non condividi per esempio il discorso del nel momento migliore probabilmente della storia recente dell'Inter, con la squadra più forte in circolazione, stai ottenendo molto meno di quello che è nel suo potenziale. Assolutamente no, non lo condivido per 2 motivi. Il primo è che anche qui, cioè può essere una valutazione, però dipende da cosa si arriva poi. Se questa è la premessa, qual è la conclusione? Secondo me la conclusione è che bisogna guardare le singole stagioni e l'anno prendiamo un esempio a caso, 2 anni fa il Napoli di Spalletti fa la stagione migliore della sua storia probabilmente. È una colpa non aver pareggiato quel Napoli? Magari l'Inter era pure più forte a livello di singoli valori, anche se poi, vabbè, Osimhen, Kvaratskhelia, non lo so. Ma è una colpa non aver fatto la stagione superlativa che può aver fatto un'altra squadra? Fino ad un certo punto. Ma soprattutto, questa è una grande cosa, questa cosa qui che tu hai detto, la dicono soprattutto quelli che sono sempre contro e soprattutto gli anti-inzaghiani, con cui io mi schiero contro perché su questo, lo sapete, ho questa opinione. Non va mai dimenticato che se l'Inter di questi 4 anni è stata così forte è grazie a Simone Inzaghi, perché quando Simone Inzaghi arriva gli vendono Lukaku, gli vendono Hakimi, perde Eriksen, arrivi in una situazione in cui non sapevi letteralmente tra 3 mesi se l'Inter sarebbe esistita a livello economico. Lui con il suo lavoro e con
quello che è poi riuscito a fare, ha messo insieme una squadra che ha potuto arrivare, rimaniamo alla prima stagione, a 2 punti da uno scudetto. L'avrà buttato via lui? Magari è anche vero, ma ci sei arrivato grazie a lui, perché quella squadra lì nell'estate 2021 si diceva e tanto si arriva quarta. Quindi anche qui, questo è sempre il solito discorso delle previsioni, no? Io a inizio anno prevedo X, poi diventa quasi la normalità perché ho fatto un gran lavoro e se non arrivo a X più 5 ti critico. No, non funziona così. Se lì l'obiettivo era il quarto posto e lui perché è stato così bravo ci ha fatto competere per lo scudetto, poi può aver fatto degli errori effettivamente e non ce l'ha fatto vincere. Anche su questo sono parzialmente d'accordo. Ma non si può dimenticare la premessa. E quindi se Come l'Inter in quest'anno questi questo. sì, no, dico, se l'Inter in questi anni è stata la più forte, è anche e soprattutto per merito suo. Perché se l'Inter oggi è questa, con questo Cialanoglu, questo Acerbi, questo Lautaro, questo Thuram, questo Dumfries, questo Di Marco, questo Bastoni, e vado avanti, di chi è il merito? O quantomeno un bel pezzo del merito. Poi non è che Inzaghi è Dio e ha fatto tutto lui. Certo. Però cavolo, vorremmo dargli qualche merito anche su questo, o no? No, no, su questo sono d'accordo. Stavo riflettendo su vabbè, su questo Simo non sarò mai d'accordo con tutta la chat, chiaramente, o con tutti i commenti, perché so già che c'è una posizione molto netta. Però, andando verso la conclusione, ma tu sei convinto che con un'eventuale chiusura a 0 titoli non venga messa in discussione la fiducia nei confronti di Inzaghi? Assolutamente no. Anzi, sono convinto del contrario. A livello ambientale di tifoseria 100%. A livello dirigenziale non lo so, io spero di no. Spero di no, perché cavolo, io davanti agli occhi ce li ho tutti questi 4 anni e c'ho tutto anche questa stagione. E ritorno al punto di prima, differenziamo quello che può essere un percorso pluriennale, ancora, dico, oltre a quello pluriennale che c'è già stato, quello che può esserlo ancora sulla base di una partita, di una semifinale che ti gira storta, di un paio di gare di campionato che non hai portato a casa. Cioè un intero giudizio su 9 mesi di stagione, su 60 partite, dipende da una singola partita. Io non sarei assolutamente d'accordo, a maggior ragione se l'Inter parte, per esempio nel caso della Champions, non di certo per arrivare fino a qui. E anche lì potremmo dire anche qui, tutti i soldi che sono Es stati fatti in questi anni, grazie a chi? Vabbè, avete capito. Sì, 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 io non lo so, nel senso che per me tutto si sintetizza col discorso che facevo prima. Questa è una stagione veramente difficile da identificare, perché è una chiusura di un'era a cui arrivi dopo un passaggio di proprietà da una proprietà che effettivamente non ti vuole e poi il tema sarà in mano a chi ci mette. E quella forse è la cosa un pochino più preoccupante, nel senso che con questa stagione che stai facendo, i tifosi diranno: "Va bene, tieniti il trofeo dell'Inter in fondo fino ad aprile". È un trofeo che è molto virtuale, che non serve a granché se non a permetterci l'anno prossimo di poter essere di nuovo qua e di poter attrarre giocatori come i Thuram, come i Pavard, che senza un'Inter ambiziosa sarebbero stati altrove. E oggi penso che i Thuram e i Pavard siano ben visti da tantissimi di noi. I Çalhanoğlu scelgono l'Inter per questo motivo qua. I Barella e i Lautaro rifiutano altre offerte e stanno bene all'Inter, sia perché l'Inter li paga con ingaggi molto alti, assolutamente, ma perché c'è questa ambizione qua. E poi c'è un gruppo, c'è un nucleo di giocatori ancora per me che può ancora dire tanto nei prossimi anni. Il tema sarà allungare la rosa con giocatori di livello e stiamo vedendo in questo finale di stagione quanto le assenze di 2 giocatori su tutti, secondo me Thuram e Dumfries, stanno pesando parecchio e quindi ragionare anche nell'ottica di sostituire questi giocatori qua, perché se ti mancano e vai così in difficoltà, devi avere delle alternative anche nei loro ruoli all'altezza e quindi vedremo come sarà il prossimo mercato. Io Simo penso che abbiamo toccato un po' i principali temi che in queste ore in tanti stanno discutendo, era un modo per far passare anche il nostro pensiero, ci siamo confrontati su alcune cose, non siamo totalmente in linea, anche se tendenzialmente la pensiamo abbastanza allo stesso modo. Sono curioso di leggere i commenti, così magari integreremo nella diretta alle 19:30 con tutti i vostri commenti, quindi dateci le vostre opinioni, soprattutto se siete in disaccordo, ma anche se siete d'accordo ci fa piacere e le discutiamo. Grazie Simo, ci risentiamo sempre in live. Mi permette di chiudere con ultimi 30 secondi Certo. un ennesimo annuncio, è una cosa che ho detto più altre volte. È ora di fare pace e di, come dire,
essere un pochino più in accordo col concetto della sconfitta, perché questo è un altro grande tema che adesso non approfondiamo perché siamo in chiusura, ma io sono sempre più convinto che tanti dei commenti che leggiamo in questi casi derivano da un pessimo rapporto che tanti tifosi hanno con l'idea di sconfitta, che viene vista come un attacco morale, viene vista come una cosa che deve essere deve portare a delle conseguenze devastanti perché non è mai possibile perdere, vergogna assoluta, tutti via. Cioè, ragazzi, lo sport, il calcio in questo caso, ma lo sport prevede che ci siano persone, esseri umani che fanno meglio di altri e che vincono le loro competizioni. Se noi entriamo nell'ottica che l'unica persona che merita complimenti, ma non solo complimenti, che merita di essere trattata in maniera civile, sia quella che vince, e tutte le altre invece devono essere subissate di insulti, di messe in discussione, non viviamo bene lo sport. Io mi limito a dire questo. Non esiste che gli unici fenomeni sono quelli che vincono e gli altri siano tutti dei pirla, tutti dei fallimenti che camminano. Questa è la prima cosa importante, perché io vedo veramente tifosi che fanno una fatica enorme a riconoscere le sconfitte e qui si entra poi, e chiudo, per esempio, in tutto quel discorso, in quella situazione che da interisti in questo caso viviamo dall'altra parte, con tutte le altre tifoserie che, non avendo accettato in questi anni che l'Inter abbia giocato un ottimo calcio e sia stata forte, hanno battezzato le nostre vittorie con Marotta League, arbitri a favore, stipendi non pagati, non dovevano essere iscritti al campionato, eccetera, eccetera. È lo stesso ragionamento, è la stessa conclusione. Fate pace con la sconfitta, si può vivere sereni anche se perdiamo una partita. Se ne perdiamo 25 si fanno altri discorsi, ma non è il caso dell'Inter. Io allora aspetto i commenti qui sotto, sono curioso di sapere come la pensate, se siete d'accordo oppure no. Ci risentiamo in un prossimo contenuto. Vi ricordo passioneinter.club per partecipare alla costruzione di questi episodi e per discutere insieme a noi di tutti questi temi e non solo. Ci ritroviamo poi in diretta come sempre alle 19:30. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.